Ciao ragazzi, sono Piedmont Ball e oggi vedremo cosa sarebbe successo, almeno secondo me, se nel 1454 l'Italia fosse riuscita ad unificarsi. Naturalmente questo video è stato creato per soli scopi di intrattenimento e non vuole diffondere pensieri politici o d'odio. Detto questo iniziamo. Tra il 1454 e il 1455 la Repubblica di Venezia, la Repubblica di Firenze, il Ducato di Milano, il Regno di Napoli, lo Stato Pontificio e altri staterelli più piccoli si allearono, dando vita alla Lega Italica. Questa era però solo una semplice alleanza, ma se fosse diventata una vera e propria federazione? In tal caso probabilmente anche i restanti stati della penisola, come la Repubblica di Genova, si sarebbero uniti. Altri video su YouTube propongono che la federazione sarebbe stata una diarchia, ma secondo me il capo di Stato sarebbe stato il Papa mentre ci sarebbe stato anche un primo ministro eletto dal Senato. Il Senato sarebbe formato dai rappresentanti eletti nelle varie regioni. Ci sarebbe stato anche un consiglio formato dai presidenti delle varie regioni, cioè gli ex-re, duchi e dogi. L'Italia diventerebbe secondo me una grande potenza in Europa, poiché come capo di Stato avrebbe il Papa, le cui decisioni sono estremamente importanti in tutti gli stati cattolici del continente. E inoltre la formazione di una federazione avrebbe fatto in modo che l'Italia non diventasse il campo di battaglia delle altre potenze come Francia, Austria e Spagna. Come forma di governo l'Italia sarebbe stata una repubblica con alcune caratteristiche monarchiche, poiché nelle regioni ex monarchiche il presidente sarebbe stato il sovrano legittimo ereditario, anche se il popolo avrebbe potuto eleggere un segretario popolare. Nella vita reale nel 1463 scoppiò una guerra tra l'impero ottomano e la Repubblica di Venezia, cosa che sarebbe accaduta anche in questo scenario, solo che avrebbe partecipato tutta la federazione. Probabilmente alla guerra, dalla parte dell'Italia, si sarebbero uniti anche Aragona e Borgogna, alleati cristiani degli ex stati italici che avrebbero partecipato soprattutto per via del Papa. La marina italiana sarebbe stata molto potente poiché univa quella veneziana e quella genovese, già molto potenti da sole, insieme a quelle degli altri stati membri. Cosa che avrebbe notevolmente indebolito la flotta turca. Non so quando ma in poco tempo la coalizione cristiana avrebbe vinto la guerra, istituendo una sorta di nuovo impero bizantino con un imperatore nominato dal Papa, cosa che avrebbe potuto causare una crisi con il Sacro Romano Impero che si sarebbe però risolta in poco tempo. Inoltre l'Italia avrebbe annesso alcuni piccoli territori in Grecia e in Anatolia. Nel 1492, poi, Cristoforo Colombo avrebbe scoperto il nuovo mondo per conto non della Spagna ma dell'Italia, che avrebbe conquistato la Florida e alcune isole caraibiche. L'Italia sarebbe diventata così col tempo una superpotenza mondiale, colonizzando terre in tutto il mondo e commerciando ovunque. La federazione sarebbe così riuscita a sopravvivere nei secoli successivi, e forse persino alle guerre napoleoniche, quando avrebbe fatto parte delle coalizioni antifrancesi. La Francia napoleonica avrebbe occupato i territori settentrionali, poi riconquistati e riannessi all'Italia. Dal 1815 l'Italia penso che avrebbe iniziato un lungo processo per diventare uno Stato unitario, alimentato dalla primavera dei popoli del 1848. Nella quale il popolo avrebbe chiesto anche di diventare una vera e propria repubblica senza il Papa come capo di Stato. Alla fine, verso gli anni 90 del XIX secolo Papa Leone XIII avrebbe concesso ciò, mantenendo però un piccolo territorio per uno Stato pontificio poco più grande del Vaticano che conosciamo. Nel frattempo la monarchia neo-bizantina sarebbe crollata dopo le guerre napoleoniche, lasciando poi spazio, nel 1815, ad una fragile repubblica bizantina, crollata a sua volta nel 1848. Turchia e Grecia avrebbero poi conquistato i territori confinanti controllati ancora dall'Italia e dalla Spagna dalla guerra del 1463. Le colonie in Nord America sarebbero state vendute agli Stati Uniti negli anni 20 del XIX secolo, mentre quelle africane sarebbero divenute indipendenti negli anni 50 e 60 del XX secolo. A questo punto l'Italia probabilmente avrebbe ugualmente partecipato alla Prima Guerra Mondiale con l'intesa, mentre non sono certo dell'ascesa al fascismo. Nonostante ciò ancora oggi l'Italia sarebbe rimasta una repubblica parlamentare unitaria. Detto ciò spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato mettete like e iscrivetevi. A presto!